Ieri ho sentito Tiziano e gli ho detto: senti, io ci provo a fare il tuo racconto, ma sai, già dare in moto non è poco. E gli ho detto: come vuoi che faccia il racconto? Lui mi ha detto: parla delle tue emozioni. E ci ho pensato tutta notte. Le emozioni di una persona alla Dakar sono le emozioni di tutte le persone che corrono con te, quelle che conosci e quelle che non conosci. E ieri è stata una giornata di grandi emozioni estremamente positive. La più bella è il 20° posto di Paolo Lucci, perché noi raccontiamo i disperati come me, ma là davanti c'è gente che ci crede, che spinge. E Paolo quest'anno è tra i primi Rally 2. Poi Tommaso Montanari, che ci ha abbandonato la gara per colpa di questo piccolo incidente che ha avuto. Un grande augurio a Tommaso. Poi c'è l'emozione anche di chi come me, Ottavio, Cesare, lo stesso Franco Picco, Lorenzo Fanottoli, Lorenzo Maestani hanno finito una tappa ritenuta anche dai pro la più grande, la più difficile da quando la Dakar in Arabia Saudita. E allora proviamo a raccontare queste emozioni anche oggi. Con 430 km si parte. Quando arriviamo sulla sabbia e sulle dune è un'altra storia, sì. Però ieri era... Ma ieri ti pensavo, visto che non ti piacevano le pietre, quando entravo negli UED dicevo chissà Lollo di Lollo e la Nigeria. Ieri era tosta, boh. No, vabbè, Sei a posto. posto dici. Ho fatto le dune alla fine al buio. Guarda pianino. Perso tempo lì, ma ero partito con un buon ritmo. Vabbè, qua l'importante è arrivare. Sì. Sono in ritardo, sì. Cioè in ritardo. Al pelo. Gara annullata, pioggia, neve e grandine, finita per me. A 240 km oggi è stato sospeso tutto. Effettivamente stava diventando molto scivoloso, poi velocissimo. Adesso niente, ritorniamo.
stanco morto. Comunque io sono stato fortunato perché alla neutralizzazione mi hanno fatto tornare a casa, ma tutti gli altri poveretti li hanno spediti. Pioveva, quasi grandinava, il vento, oggi è una giornata veramente pesante. Ci hanno annullato la speciale e fatto fare il trasferimento su asfalto. Una gelata e un tempo che io non mi ricordo neanche di averlo mai visto. Non so come mai ci siamo scambiati, cioè da noi a casa non piove, non nevica e tutto sarebbe bello pronto. Qua che non sono preparati per la pioggia, le strade, i canali o cosa, non è sicuramente pronto, è venuto giusto diluvio, un disastro attraversare la città per venire qui. Oggi la tappa era davvero bella, i primi 60 km dei canyon con la sabbia, paesaggio mozzafiato. Seconda parte un po' sabbia misto roccia, comunque molto scorrevole se non in alcuni tratti, e poi è iniziato a piovere. Erano già passate le auto e lì è stato un po' un dramma, penso, per un po' tutte noi moto, perché era comunque sabbia pesante. Continuava a piovere, ho visto le nuvole basse, nella mia testa un po' ci speravo che sospendessero la tappa, sono arrivato al controllo timbro e così è stato. Però devo dire che mi sono divertito e adesso scaldiamoci un po' perché abbiamo preso davvero tanto freddo e tanta acqua sull'asfalto al rientro.